Salve, oggi voglio presentare il primo dei due benchmark che ho intenzione di mostrarvi, saranno in due articoli separati e andiamo a parlare in questo caso di Nova Bench, che lo troviamo nel sito Nova Bench, download e abbiamo la versione gratuita e la versione a pagamento. Ora la Plus viene $35 annuali, e mentre questa la Pro $99 user per anno. Sinceramente per come funziona il software va benissimo anche la versione free, solamente abbiamo delle limitazioni tipo l'upload sempre nel sito e non abbiamo però lo stress test e il bottleneck test, che come vedete vi porta, come provate a avviarlo, vi porta all'upgrade, e io penso che lo farò perché mi piace molto come lavora questo benchmark. Testa tutto il sistema e vi dà tutte le informazioni, vi porta anche alla pagina di Windows, e non solo salva i risultati e permette anche la comparazione, come vedete molto semplice. In questo caso ho due risultati 13.900K, probabilmente con un pochino di overclock, suppongo 4.8 e 5.0 GHz, quindi un pochino di overclock, e devo dire che non mi dispiace. Inoltre avete anche la possibilità di poter verificare online, ci sono top CPU, quindi anche per un eventuale acquisto uno può andare a controllare anche rispetto magari a quello che ha, quanto può andare a migliorare rispetto fra processore e fra i dischi. Quindi comodo anche come consigli per gli acquisti. Inoltre ci sono anche i risultati database online di tutte le persone che hanno fatto gli upload, quindi è abbastanza completo come benchmark. Stressa tutto il sistema, però ecco, il buono della versione free è che permette anche di fare i test singoli. Poi dopo vedremo alla fine, farò un test totale e vediamo come vanno i risultati. Inoltre, in questo caso io non sono loggato perché mostra la email, quindi in questo caso non sono loggato, però chiaramente tutto possiamo andare a portare online e avere anche un confronto con altri utenti che hanno fatto l'upload. Chiaramente più persone lo fanno e più modo di fare confronti possiamo avere. Ok, partiamo con il test, stoppo un attimino e poi riprendo il video quando a fine test. Come vediamo, ora io sono ripartito circa a metà, comunque sono 3 minuti, circa 3 minuti, e come vediamo in totale sono 11 test che esegue per avere poi il risultato finale. Siamo all'ultimo test, fatto sia processore sia scheda video che le memorie. È comodo che faccia anche il test di quello, e adesso sta terminando il test sullo storage, about 35 secondi, sì, sono 3 minuti, poco più, insomma, per cui non prende nemmeno tanto tempo, e come vedremo poi, insomma, dà un risultato anche abbastanza completo. Ecco che ha terminato. Chiaramente in questo caso purtroppo non abbiamo la lettura dei sensori, però ecco,
possiamo andare a vedere nello specifico i vari, i vari device che ha testato. 81 nanosecondi access latency. Chiaramente questo non va confrontato con altri test perché ho fatto solo un confronto col suo. E abbiamo anche il disco. Comodo perché può fare anche i dischi e basta. Qui purtroppo non abbiamo questo, però non so se dipende dal discorso della versione free oppure no. E possiamo creare un report con una comparazione con i dati che ha online, with online comparison. Need investigation, relative performance, GPU non va benissimo, però ecco. Poi possiamo andare a vedere gli altri risultati. E quindi direi che è molto interessante come benchmark. A me non mi dispiace, infatti penso che prenderò la versione a pagamento anche per provarlo e casomai aggiorno con eventuali test di bottleneck, che è quello sempre un argomento che può interessare. Bene, per ora col Nova Bench ci siamo, a breve passiamo all'altro benchmark che mi ha catturato. Grazie, alla prossima, ciao!